Buongiorno ragazzi, eccoci qua sull'ultimo vlog che sarà qua a Miami. La preparazione procede bene, siamo entrati in questa fase successiva dove le calorie ovviamente continuano a ridurre, stiamo gestendo step by step in base sempre alla risposta metabolica. Cosa che consiglio molto ai ragazzi che staranno guardando questo video, soprattutto quelli che gareggiano o che si trovano in difficoltà con la dieta: non entrate nel loop della paranoia di quando avete lo stomaco vuoto di dover per forza rimanere senza alimento o senza una fonte di qualche tipo per anche solo calmare il vostro senso di appetito. Anzi, io vi consiglio di stuzzicare anche solo un quarto, mezza galletta per calmare appunto quel senso di appetito, abbassare un pochettino il cortisolo e gestire meglio la giornata. Detto questo, ci vediamo più tardi perché vedremo un pochettino anche un po' di tips workout e quello che sono i trattamenti che consiglio o comunque dovrebbero esserci in una routine per chi si avvicina in questo sport e vuole gestirlo veramente a 360 gradi. A più tardi. Invece sono curioso ragazzi di sapere da voi qual è il motivo principale per cui non si ottengono i risultati, che siano vostri pareri o feedback negativi che avete avuto anche da vostre esperienze passate, lasciatemelo qua nel box. Continuiamo questa giornata con mi fa ridere perché con questi due asparagi nel piatto. Detto questo, allora adesso come vi dicevo è l'ultimo giorno a 2,50, ci facciamo il nostro pasto, andiamo a vedere uno di quelli che sarà degli appuntamenti della giornata e poi in palestra che oggi abbiamo petto, quindi andiamo a vedere un pochettino anche in maniera rapida l'allenamento di petto più tardi. Allora, ora siamo in un posto inusuale, possiamo dire così. Solitamente non tengo a venire in posti del genere, se non più di una volta all'anno. Quindi tra poco vi facciamo vedere di cosa si tratta. Ecco qua, il posto dove non vengo mai. Ovviamente era uno scherzo. Siamo qua dal mio carissimo amico e barbiere di fiducia Marcelo di Miami, quindi se qualcuno passa a Miami deve per forza passare da Marcelo perché penso che sia uno dei migliori qua come barbiere. Quindi ci vediamo dopo che mi sono fatto carino. Allora, ci tengo a farvi vedere questo trattamento, diciamo, questo haircut, non tanto per fare il vanitoso o fare il piacione, ego e quant'altro, ma più per cercare di trasmettere a chi ci guarda il fatto di potersi prendere cura a 360 gradi. Il mio concetto al di fuori del man physique in sé è proprio quello di essere un uomo a 360 gradi, ovvero sembra una stupidata o comunque, passatemi il termine, essere presentabili, essere comunque sempre di buon aspetto, rappresenta anche la persona che siete, questo come l'ambiente in cui vivete, quindi ci tengo a dire questa cosa perché non voglio sembrare il classico piacione pieno di ego, ma è più per quanto riguarda un concept un po' più profondo, un po' più deep. Eccoci qua tutti belli pretti, belli scintillanti, belli luccicanti. Andiamo a fare il nostro chest day, come avevamo detto. Primo giorno di chest perché come ben sapete abbiamo anche un richiamo prima di chiudere la settimana di allenamento e poi state qua perché vi farò vedere un ottimo trattamento post workout da poter fare sia in maniera un po' più professionale come farò qua, ma potete farlo tranquillamente anche a casa e poi vi farò vedere perché.
qua ragazzi, come potete vedere, ecco il trattamento che andremo a fare, seguito poi da un altro, che è invece una red sauna, forse qualcuno di noi li conosce già. Andremo a alternare quindi bassa temperatura con invece alta temperatura, sia per la circolazione che per il recupero. Io personalmente ho una resistenza pari a zero al freddo ed è una cosa che voglio assolutamente migliorare perché per come la vedo io anche questo è allenamento, quindi sia di testa che di resistenza. Let's go! I hate this. Ok, quello che consiglio di fare a molti che hanno poca resistenza, come me, come avete visto in questo caso, è intervallare sessioni anche da breve tempo, in modo tale, è come un classico interval training, ovvero di spezzare il cardio e portarlo poi sul tempo totale, però concedendosi delle pause e quindi allenare anche il corpo a questo tipo di stimoli. Ora ce ne andiamo invece al calduccio. Procediamo il nostro vlog qua negli ultimi giorni a Miami. Oggi c'è un altro stop interessante prima della super location finale. Adesso andiamo a fare un po' di trattamento. Solitamente vengo sempre qua in clinica qua a Miami, quindi conoscono un pochettino sia il mio corpo sia le mie problematiche, quindi andiamo a fare sempre un lavoro mirato in maniera funzionale a quelli che sono i miei scompensi, sia in termini per migliorare allenamento, attivazione muscolare e anche ovviamente per quanto riguarda posing, mobilità. Perché ricordate ragazzi, avere una muscolatura e articolazioni sane aiuta anche sulla longevity, quindi è molto importante. So my main problem is about the left side. So I feel a little bit not stabilized this joint, and also I feel when I train the back, this part working less. So for example, they give up more before than this one, no? Okay. So this one is more stronger. I feel a little bit less activation. So when is done, you start to engage the rear delt. Yeah, okay. So I have to fix something like this and to open the scapula to also when I do the back pose, also when you do the movement of the scapula during the back exercise, they're working better. Okay. And most of that work like this, maybe relax a little bit the traps and all the body is, you know. Oh, yes.
finalmente nella parte migliore della giornata. Spero vi siate goduti questo vlog dei qua negli ultimi giorni a Miami. Ormai siamo a 5-6 settimane dall'Olimpia, prossimo stop Los Angeles. Oggi ovviamente abbiamo visto un po' quello che sono solito fare pre-contest, ma anche comunque nella mia routine mensile, settimanale, comunque tenersi curato sotto ogni aspetto a 360 gradi penso che sia un'ottima cosa sia a livello atletico ma anche a livello di uomo e di persona. Quindi come sempre vi ringrazio del supporto, della buona visione, e lasciate un commento, un like, qualsiasi cosa vorreste vedere o vi interesserebbe creare nei prossimi video, fatecelo sapere.